Benvenute e benvenuti da Manuela Cadeiddu alla quarta puntata del podcast Professione Project Manager. Prosegue il nostro percorso di introduzione a quelli che sono i fondamenti della disciplina del project management. Oggi ci focalizzeremo sul tema della leadership. Quali competenze deve possedere un buon project manager nel 2021? Si tratta di una domanda particolarmente attuale, visto che la pandemia ha cambiato le nostre abitudini di lavoro e i riferimenti concettuali ai quali eravamo abituati. Il PMI individua un insieme ideale di competenze riassunte nel triangolo dei talenti. Questo triangolo è una combinazione di competenze tecniche, esperienza di gestione strategica e di business e leadership. Quindi competenze tecniche come quell'insieme di metodi agile, gestione del rischio, capacità di pianificazione, ottimizzazione dei tempi, stima dei costi per lo stanziamento del budget. L'esperienza di gestione strategica e di business invece riunisce quelle competenze analitiche, la capacità di gestire le relazioni con il cliente, la conoscenza degli standard e delle leggi, l'analisi e la capacità di interpretare i trend di mercato. Mentre le capacità di leadership riguardano quelle competenze cosiddette trasversali di intelligenza emotiva, capacità di ascolto e negoziazione, gestione del conflitto, problem solving, abilità di gestione di un team. La leadership fa parte di quelle soft skill, quelle competenze trasversali che stanno diventando il metodo di valutazione delle aziende nella ricerca di personale e nei parametri di successo dei gruppi di lavoro, da monitorare per migliorare le abilità dei propri dipendenti. In un futuro in cui la robotica sostituirà l'essere umano in tante mansioni, sarà fondamentale sviluppare aspetti dell'intelligenza che le macchine non possono emulare, quelli che riguardano la sfera emotiva. Il concetto non è nuovo. Nel 1995 lo psicologo americano Daniel Goleman raggiunse riconoscimenti e successo con un libro dal titolo esplicativo Intelligenza emotiva. Da allora questo libro viene utilizzato come fonte di riferimento ogni volta che si parla di questo argomento. Più recentemente lo psicologo Luca Mazzucchelli ha scritto un libro in cui pronostica una nuova fase, l'era del cuore, che dà anche il titolo al libro e con la quale vuole sottolineare la centralità della componente emotiva nella nostra vita. Questo è ancora più vero nel mondo di oggi e lo sarà sempre di più nel mondo di domani, dove, come vedremo, a fare la differenza non sono più tanto le competenze fisiche o quelle mentali, ma le competenze emotive. Secondo i dati raccolti da LinkedIn, Coursera e World Economic Forum, nel report Future of Jobs Report 2020, si stima che nel 2025 85 milioni di posti di lavoro potrebbero subire un cambiamento nella suddivisione delle mansioni tra esseri umani e macchine. In futuro le organizzazioni avranno bisogno di persone che sappiano guidare un team in modo efficace. Per questo la leadership è tra le 10 competenze indicate come indispensabili nel rapporto che abbiamo appena citato. Ma vediamole tutte queste 10 competenze a cui mirare per arrivare preparati al 2025. Allora abbiamo il pensiero analitico e la capacità di innovazione, l'apprendimento attivo e le strategie per attuarlo, la capacità di risolvere problemi complessi, il pensiero critico e la capacità di analisi, la creatività, l'originalità e lo spirito di iniziativa, la leadership e la capacità di influenza sociale, l'uso delle tecnologie nel monitoraggio e controllo, la capacità di progettare e di programmare le tecnologie, la resilienza, la tolleranza allo stress e la flessibilità, le capacità di ragionamento, problem solving e le capacità di ideazione, quindi di generazione di nuove idee.
La leadership è stata identificata anche dalla società di consulenza PwC come altamente ricercata. La buona notizia è che le capacità di leadership possono essere sviluppate nel tempo assumendo la responsabilità di specifici compiti o interi progetti, magari sotto la guida di un mentore o un collega senior. In alternativa si può frequentare un corso all'università o su una piattaforma di apprendimento, leggere uno dei tanti libri sull'argomento scritti da studiosi autorevoli, oppure ascoltare dei podcast come quello di Brené Brown. Nel 2020 LinkedIn ha utilizzato dati provenienti da oltre 660 milioni di professionisti iscritti nella sua rete e da oltre 20 milioni di annunci di lavoro per determinare le hard skills, quindi le competenze tecniche, e le soft skills, quindi le competenze trasversali, più richieste nel 2020. Quello che hanno rilevato è che la leadership e le abilità di management sono le capacità più richieste, seguite poi dalla creatività, dal problem solving e del design thinking, e seguito poi al terzo posto dalle abilità comunicative. Riprendendo la domanda iniziale, un buon project manager deve essere sia manager, quindi fare le cose bene, sia leader, cioè fare le cose giuste e quindi riuscire ad ottenere le cose giuste fatte bene. Nel PMBOK 6 sono descritti diversi stili di leadership, vediamoli uno per uno. Abbiamo la leadership del non intervento. Si tratta di uno stile in cui il leader consente al team la libertà di svolgere il proprio lavoro, di stabilire obiettivi e scadenze, e questo perché ripone molta fiducia nelle persone e quindi entra nel ruolo in cui fornisce supporto al gruppo fornendo risorse e consigli. I vantaggi di questo stile è che le persone del project team si sentono apprezzate, autonome, sicure di poter prendere delle decisioni, e come conseguenza si ha una grande soddisfazione lavorativa e un'aumentata produttività. D'altro canto però, e qui vediamo gli svantaggi, quelle stesse persone potrebbero non gestire bene il loro tempo o non avere le conoscenze, l'abilità, la motivazione per svolgere il proprio lavoro in modo efficace, e quindi come conseguenza c'è un'elevata probabilità di andare alla deriva. Questo è uno stile da utilizzare se il leader sa controllare le prestazioni del gruppo e fornisce regolarmente feedback al team. C'è poi la leadership transazionale, che è uno stile basato sul concetto di ricompensa o punizione rispetto a un certo numero di transazioni tra persone e leader. Nella transazione il leader stabilisce obiettivi chiari, fissa aspettative di rendimento e determina il collegamento tra obiettivi e premi. Tra i vantaggi di questo stile possiamo annoverare il fatto che il leader chiarisce fin da subito ruoli, responsabilità, legame tra obiettivi e premi e le modalità di valutazione che avvengono con la cosiddetta gestione per eccezione, che è di due tipi: attiva e passiva. Nella gestione per eccezione attiva vi è un monitoraggio continuo, mentre nella gestione per eccezione passiva il monitoraggio avviene a fine lavoro. Come conseguenza, le persone ambiziose e motivate da ricompensa migliorano le proprie prestazioni. D'altro canto, le persone del team obbediscono totalmente al leader e hanno poco margine per migliorare la soddisfazione al lavoro. Non solo, si può creare un morale basso a causa delle possibili punizioni, della minaccia delle possibili punizioni, e quindi questo stile in alcuni casi si rivela essere un po' troppo soffocante e come conseguenza va a generare un elevato turnover. Questo stile è da utilizzare per task a breve termine, mentre è sconsigliato nel caso di progetti creativi oppure che sono basati sulla conoscenza.
Nella leadership cosiddetta da servitore, i servant leader servono i bisogni degli altri prima delle loro necessità, guidano con l'esempio, creano forti relazioni interpersonali e hanno un'alta integrità. In questo stile il leader crede nelle persone, ha una personalità molto premurosa e offre opportunità di imparare e crescere. Come effetto di questo stile di leadership democratica, l'intero gruppo tende a essere e a sentirsi coinvolto nel processo decisionale. Tra gli svantaggi invece vediamo che il leader tende a non essere riconosciuto come tale e quindi in ambienti di leadership particolarmente competitiva il servant leader potrebbe ritrovarsi lasciato indietro. Questo è uno stile da utilizzare quando occorre far crescere il morale del team ed è importante creare una cultura aziendale positiva. La leadership trasformazionale si pone l'obiettivo di trasformare le persone allargando la loro visione e comprensione, portando quindi a dei cambiamenti permanenti. In questo stile il leader motiva i suoi follower facendoli crescere, ispira il gruppo e dedica molto tempo alla comunicazione. L'effetto di questo stile è un'elevata produttività e un elevato impegno da parte di tutti i membri del team perché sentono di condividere qualcosa di grande. D'altro canto, se è vero che l'entusiasmo del leader è contagioso, potrebbe però aver bisogno di essere supportato per focalizzarsi maggiormente sui dettagli piuttosto che sulla visione generale. Infatti, pensare in grande potrebbe portare a definire obiettivi poco realistici. Questo stile è da utilizzare se occorre far crescere il morale del team ed è importante creare una cultura aziendale positiva. Abbiamo poi la leadership carismatica, che è uno stile che si basa sulla personalità carismatica del leader. I follower, ovvero i membri del team, stimano il leader perché gli riconoscono delle caratteristiche straordinarie. In questo stile il leader carismatico è capace di ispirare e stimolare il gruppo, di motivare e dare energia al team. Quindi è ideale in tempi di crisi dove serve risollevare le sorti di un progetto. D'altro canto, il leader carismatico potrebbe credere più in se stesso che nel gruppo e non riuscire quindi a costruire uno spirito di squadra. Agli occhi dei follower il successo del progetto è legato alla presenza del leader carismatico e potrebbe crollare se il leader dovesse abbandonare. Questo stile è da utilizzare se occorre gestire un momento di innovazione dove serve un visionario capace di guidare il cambiamento. Infine abbiamo la leadership interazionale, che è una combinazione di più stili. Chi adotta la leadership interazionale viene definito leader fluido, perché personalizza il suo approccio di gestione in base a diversi fattori, quali le circostanze, gli eventi, le persone, le influenze esterne. Per gestire team differenti in maniera efficace attraverso circostanze diverse è necessario che i leader siano versatili e flessibili. Affinché la leadership interazionale rimanga autentica è importante sviluppare un insieme di competenze e possedere un'intelligenza emotiva che permettano di capire quale approccio adottare di volta in volta. La scelta dello stile può cambiare nel tempo e dipende da diversi fattori, come le caratteristiche del leader, ovvero i suoi valori, la sua etica, le sue esigenze, le caratteristiche del project team, quelle dell'organizzazione in cui si realizza il progetto, le caratteristiche ambientali, quindi la situazione sociale, lo stato economico e gli elementi politici. Qualunque sia lo stile scelto, il PMI ha individuato le caratteristiche che devono possedere i leader efficaci. Vediamole. Coltivare lo spirito di collaborazione. Lavorare con ottimismo e positività. Gestire le relazioni e i conflitti. Essere onesti, leali e rispettare il codice etico. Essere in grado di prendere decisioni e di risolvere problemi. Comunicare efficacemente.
Su questo tema vi consiglio di investire 30 minuti del vostro tempo per vedere su YouTube il webinar denominato Leadership e intelligenza emotiva. Questo seminario fa parte della serie A pranzo con il Nick e si è svolto il 4 febbraio del 2021. Si tratta di una visione interessante con un approccio alla leadership differente rispetto a quello presente sul PMBOK 6. Mentre quest'ultimo si focalizza sulle caratteristiche dei vari tipi di leader, quello di Alex Di Tommaso, che è il relatore del webinar, si concentra sugli stili di leadership. Il seminario è ben condotto, con domande pertinenti e risposte dettagliate e approfondite, e un ascolto attento permetterà di cogliere numerosi spunti e utilissimi consigli professionali. Il webinar offre inoltre un'appassionante bibliografia, risultato della grande preparazione del suo relatore. Tra i testi consigliati ce n'è uno di Simon Sinek dal titolo Ultimo viene il leader, perché alcuni team sono coesi e altri no, edito da Franco Angeli. Di Simon Sinek è famoso anche un suo TED che prende il titolo da un altro suo libro, Start with Why. È uno dei TED più visti nella storia, si trova su YouTube ed è sottotitolato anche in italiano. Vi consiglio di vederlo perché è davvero illuminante. Come dicevamo, nei prossimi anni sarà necessario aggiornare il proprio bagaglio di conoscenze sviluppando quelle che sono definite competenze trasversali. Ne è convinto lo psicologo Luca Mazzucchelli, che nel suo ultimo libro, L'era del cuore, che abbiamo già citato prima, utilizza l'espediente della terapia al contrario per parlare di emozioni quali la rabbia, l'amore, la paura, il dolore, la gioia, l'insicurezza, il coraggio, e di abilità come la comunicazione, la leadership, l'iniziativa imprenditoriale come strumenti preziosi che dobbiamo conoscere e usare per mettere in atto cambiamenti positivi, sia nel quotidiano sia a lungo termine. Terapia al contrario perché la sua professione di psicologo l'ha allenato ad ascoltare i suoi pazienti, mentre in questo libro è l'autore a raccontarsi e a raccontare quello che finora è stato il suo percorso professionale in una maniera onesta, senza nascondere delusioni, insuccessi, frustrazioni e l'instancabile impegno e lavoro di ricerca che stanno dietro il suo successo. Il libro si apre con una dedica che, anziché essere rivolta a un familiare o a una persona vicina all'autore, come spesso capita, è rivolta ai lettori, un'attenzione delicata che non passa di certo inosservata. L'indice delinea quelle che saranno le 4 fasi di lettura del libro, dedicate ciascuna a quelle che lo psicologo individua come le sue 4 vite, almeno finora. La gavetta, con il racconto sofferto delle sfide che ha dovuto affrontare dopo la laurea per inserirsi nel mondo del lavoro e per poter applicare le sue competenze professionali. Poi la vita di comunicatore con l'apertura del canale YouTube, canale che inizialmente è stato osteggiato dagli esperti del settore e in cui la sfida è stata dimostrare che si può fare divulgazione senza svilire i contenuti scientifici della materia. C'è stato poi il percorso da psicologo e psicoterapeuta e infine l'ultimo cambiamento intrapreso, quello da imprenditore. Il libro si chiude con l'invito a mettere in pratica i principi ispiratori del testo con una serie di esercizi pratici e contenuti extra recuperabili sul sito dedicato eradelcuore.com. Nell'ultima parte del libro, attraverso il racconto del percorso imprenditoriale dell'autore, si trovano spunti molto interessanti sulla leadership e su come si forma un team. Dice l'autore, ogni leader dovrebbe essere giudicato non tanto per i risultati che ottiene, ma per quelli che ottengono i componenti della sua squadra. Perché come un direttore d'orchestra rivolge il suo sguardo ai musicisti invece che al pubblico, il leader deve essere ossessionato dalla crescita delle persone che coordina. Ritorna quindi il parallelo con la direzione di un'orchestra, di cui abbiamo già parlato in un precedente podcast.
Il tema viene poi sviluppato con esempi e suggerimenti concreti che servono da riflessione e ispirazione per tutti, soprattutto per coloro che lavorano in un team. Leggo ancora dal libro. Da imprenditore ho capito la saggezza racchiusa nel motto: se vuoi andare veloce vai da solo, se vuoi andare lontano vai insieme. Non appena mi sono trovato a costruire il mio team, ho capito che la forza di una catena è pari a quella del suo anello più debole. Significa che puoi avere una catena fortissima, ma se c'è un solo anello fragile, alla prima pressione, per lui eccessiva, la catena si spezza. Una volta scelti i collaboratori, l'obiettivo diventa responsabilizzarli gradualmente, investire sulla loro formazione, far emergere i loro talenti nascosti, portare valore nelle loro vite, insomma farli vincere. Quest'idea all'inizio mi sembrava assurda, pensavo, ma non dovrebbero essere loro a far vincere me? Nel tempo ho capito che in un team che funziona si vince e si perde insieme, sempre. È qui che sta il vero senso della leadership. Ogni leader dovrebbe essere giudicato non tanto per i risultati che ottiene, ma per quelli che ottengono i componenti della sua squadra. L'era del cuore è da leggere perché è un racconto onesto e sincero, una biografia professionale che ispira e fa riflettere. Le fonti sono sempre citate e dettagliate, quindi il rigore scientifico non viene sacrificato dalle esigenze divulgative. Le emozioni e le esperienze in cui è possibile identificarsi sono tante e diverse, e i suggerimenti, le letture e i video consigliati, i contenuti extra saranno uno sprone per un'attenta riflessione su se stessi e per una crescita personale e professionale. Le prime 3 vite sono raccontate sinteticamente anche in un TED, di cui l'autore è protagonista e che si intitola Il segreto per cambiare gli altri. Si trova facilmente su YouTube. In questo TED, con argomenti per niente consolatori, Luca Mazzucchelli ci incoraggia a diventare protagonisti del nostro percorso di vita e di lavoro. Modelli di leadership possono essere trovati anche in una serie di recente produzione che si intitola Away. La sfida alla conquista di Marte, lo sappiamo, è attuale e particolarmente sentita dalle grandi potenze economiche. Un progetto impegnativo, scientificamente e tecnologicamente complesso, ancora in divenire. Ed è appunto il tema della serie di cui stiamo parlando, che si compone di 10 episodi ed è stata trasmessa su Netflix nell'autunno del 2020. La protagonista è l'attrice premio Oscar Hilary Swank, nel ruolo di Emma Green, brillante astronauta statunitense a capo della missione Atlas per Marte, missione che dovrà durare 3 anni. Ti ho portato un regalo. Questa è la Terra, la Luna, Marte. E la catenina sono io che viaggio per tornare da te. Quindi ricorda sempre, più sarò distante dalla Terra, più in realtà si starà avvicinando il momento in cui tornerò da te. L'unica cosa di cui sono sempre stata sicura è che avrei voluto partecipare alla prima missione per Marte. Sono soltanto 3 anni. Ok, vorrà dire che non mi mancherai. Passerà in fretta, vedrai. Come stai, Mumbai? Amore mio. Mi manchi così tanto. Emma è a 30 milioni di chilometri da chi ama. Ha bisogno di sapere che la sua famiglia sta bene. Ci penso io. Davvero? Loro hanno bisogno di me e io non ci sono. Credi di essere l'unico che pensa sempre ai sacrifici fatti per arrivare fin qui? Mi dispiace. Posso solo immaginare che succede lassù. Aspetta! Houston, abbiamo un problema. Cos'è successo? Si è bloccata. Non sono qui per fallire. Io guardo da quella parte, tu nella direzione sbagliata. Dovrai fidarti di me. La fiducia va conquistata, comandante. Siamo tutti spaventati, ma si tratta di avere fede gli uni negli altri. Qualsiasi cosa succederà, la affronteremo insieme.
abbiamo mai fatto nulla di così pericoloso. È la prima volta per tutti. Mamma, ti voglio bene. Perché hai dovuto fare tutto questo? Riusciremo a tornare a casa. Tu sei la mia vita, il motivo per cui resisto. Il suo equipaggio è costituito da Lu, un'astronauta cinese e chimica, da Misha, cosmonauta russo e ingegnere, il componente del gruppo con maggiore esperienza in missioni spaziali, da Ram, medico indiano e copilota, e da Casey, botanico ebreo di origine ghanese. Il tema fantascientifico è affascinante e nella serie i colpi di scena non mancano di certo. Il punto debole, però, risiede nell'aver dato eccessivo spazio a vari drammi familiari e il racconto viene quindi appesantito senza motivo. Tra i vari aspetti trattati, quello su cui vorrei soffermarmi è la presenza di alcuni archetipi sulla leadership. Il primo: il leader è una donna in un team con componenti di genere diverso. Secondo: i membri del gruppo sono altamente qualificati e potrebbero fare loro stessi da guida. Infine, un componente del team ha un'anzianità anagrafica e professionale più elevata rispetto al suo comandante. Nel corso delle puntate vedremo che questi sono tre aspetti comuni alla vita professionale di molti di noi che la protagonista dovrà affrontare per conquistare la fiducia del suo team, dando prova della sua lucidità, delle sue capacità decisionali e della sua preparazione, vincendo quindi le diffidenze iniziali soprattutto da parte dei due membri, russo e cinese. Per guidare la sua squadra verso il successo, la comandante adotta uno stile di leadership interazionale. Visto il livello di eccellenza del suo equipaggio, ci saranno moltissimi momenti in cui il suo stile sarà quello del non intervento, che richiede piena fiducia nelle decisioni del suo team e nelle sue abilità nel darsi degli obiettivi. Durante la missione si verifica un grave guasto che sembra pregiudicare la missione stessa. In quel caso, lo stile di Emma diventa da servitore, spingendosi fino al limite di mettere a repentaglio la propria salute. La consapevolezza di essere protagonisti di qualcosa di grande e mai realizzato prima è il motivo per lasciare ampio spazio anche allo stile trasformazionale, in cui ispirare il gruppo, farlo crescere per convergere verso un risultato unico, comunicare sicurezza e fiducia pur in un contesto di estrema pericolosità e incertezza, si dimostrano determinanti per coltivare un clima positivo. Sembra che la serie non avrà un seguito, ma pur con qualche pecca, le 10 puntate della prima e forse unica stagione sono da vedere. In chiusura vi segnalo alcuni appuntamenti di project management che ho selezionato. L'11 maggio c'è stato il primo di una serie di 12 eventi virtuali organizzati dalla SIC, denominato La cucina come progetto complesso. Si tratta di una serie di eventi originali e partecipativi. La sfida proposta è quella di usare la metafora della cucina e la possibilità di sperimentare agendo in prima persona sulla base delle riflessioni sui singoli principi a cui si ispira il PMI nel PMBOK versione 7. I successivi eventi, uno al mese, saranno pubblicizzati sul sito del SIC e nei vari social del chapter e ci si potrà registrare sul sito del SIC. Il 13 maggio alle 18:30 sarà la volta di Il Design Thinking in azienda a supporto dei progetti. La partecipazione all'evento è gratuita ed è riservata ai soci del CIC
e del SIC e dà diritto a una PDU di tipo tecnico. La registrazione sarà possibile sul sito del Central Italy Chapter. Il 18 maggio alle 13:30 per la serie A pranzo con il Nick sarà la volta di un webinar dedicato al Wicked Problem Solving. Che cos'è un Wicked Problem? Si tratta di un problema difficile o impossibile da risolvere a causa di requisiti incompleti e contraddittori che sono spesso difficili da riconoscere. Poiché si tratta di un aspetto spinoso che si può presentare in tantissimi progetti, il PMI ha deciso di studiare le soluzioni e le ha condivise con tutti i suoi membri in una piattaforma ricca di risorse e spunti di approfondimento. Per iniziare ad approcciarsi il problema si può partecipare a questo webinar appunto organizzato dal NIC. La partecipazione all'evento è gratuita e aperta a tutti, dà diritto a 0,5 PDU di tipo tecnico e come sempre la registrazione per poter partecipare è sul sito del NIC. Il 19 maggio il PMI organizza un webinar per presentare un manuale sul Citizen Developer. Le registrazioni al seminario sono chiuse in quanto il numero di posti era limitato, ma il webinar sarà visibile on demand sul sito dell'organizzazione dopo pochi giorni. Che cos'è un Citizen Developer? Secondo la definizione della società di consulenza Gartner, un citizen developer è un utente che crea nuove applicazioni di business utilizzando ambienti di sviluppo omologati dal dipartimento IT dell'azienda, pur operando al suo esterno, quindi anche se opera all'esterno di quello che è tradizionalmente il dipartimento deputato a sviluppare le applicazioni IT. Perché vi segnalo questo webinar? Perché il PMI ci dice che per l'86% dei decision makers in ambito IT, la sfida più grande per trasformare digitalmente il loro business è condizionata dall'avere troppo pochi sviluppatori di software. È qui che entra in gioco il potere dei citizen developer. Con piattaforme no code, low code, chiunque può costruire applicazioni senza competenze software molto più velocemente che in passato e a un costo ridotto. Per farlo, però, bisogna imparare a usare gli strumenti giusti. Per questo, oltre al webinar, si può consultare la piattaforma messa a disposizione dal PMI che è dedicata al tema concorsi e risorse per approfondire. Al tema della leadership, però in ambito sportivo, sarà dedicato un webinar organizzato dal chapter di Madrid per la serie Caffè e Liderazgo. Il webinar si terrà il 28 maggio alle 11 e l'ospite sarà Tomás García Calvo, professore presso l'Università dell'Estremadura. Si parlerà appunto di come le tecniche che si applicano nella leadership delle squadre sportive di alto livello, quindi di livello agonistico, potrebbero servire a gestire i progetti. L'evento sarà in lingua spagnola sulla piattaforma Zoom e sarà moderato da Susana Morena, presidente del PMI Chapter di Madrid. Il 2 giugno sarà una giornata importante per il PMI perché sarà interamente dedicata alla Virtual Experience, con un'agenda che spazia dalle certificazioni di recente introduzione alle nuove modalità di lavoro innescate dalla pandemia. La registrazione all'evento è già possibile con prezzi dei biglietti che variano per il fatto di essere membri o meno e dal numero di eventi a cui si vuole partecipare. Il 16 giugno si parlerà ancora una volta di Citizen Developer in un webinar organizzato dal PMI che illustrerà i metodi di scelta delle soluzioni no code, low code per sviluppare applicazioni. Le registrazioni al webinar sono chiuse in quanto il numero di posti era limitato, ma il webinar sarà visibile on demand sul sito dell'organizzazione dopo qualche giorno lavorativo.
Il 22 giugno alle 18 il PMI organizza un webinar con il quale intende rispondere a tutte le domande e agli eventuali dubbi che gli utenti hanno sulla membership e vuole illustrare in che modo il PMI può supportare il percorso di carriera di ciascun project manager. Vi segnalo inoltre un ciclo di incontri organizzati dal Central Italy Chapter denominato Digital Project Management Pills. Si tratta di 5 webinar della durata di 45 minuti ciascuno, calendarizzati a partire dal 20 maggio ogni giovedì con inizio alle 18, in cui saranno illustrati gli strumenti online a disposizione del project manager per realizzare le mappe mentali, per scomporre le attività e quindi realizzare una VBS e per gestire ambito, schedulazione e costi, tutto con strumenti digitali. In conclusione vi segnalo che tutti i riferimenti a siti web, libri, video citati in questo podcast sono presenti in descrizione. Vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento per il quinto e ultimo podcast di questa prima serie al 24 giugno.